Ciao a tutti dalla Bambola Assassina e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Come vedete oggi ho un look decisamente diverso dal solito perché tutta questa settimana è dedicata ad Halloween, sia qui sul mio canale di YouTube che sul mio blog, il che significa che ci saranno due video a tema, quello di oggi e quello di venerdì come al solito, e poi mercoledì e giovedì sul blog ci saranno un biglietto di auguri fatto a mano a tema Halloween e ovviamente degli accessori a tema Halloween. Perciò benvenuti all'Halloween Week! Cominciamo con il primo video, quello di oggi, nel quale ovviamente vi mostrerò come realizzare questo costume da bambola di pezza fatto in casa, il che significa minima spesa, massima resa. Nello specifico vi mostrerò come creare la parrucca con la lana, come realizzare il make-up da bambola e anche quali abiti scegliere per completare il vostro look. Se voi siete pronti io direi di cominciare immediatamente ed ecco quello che vi servirà per creare la vostra parrucca da bambola di pezza. Dei gomitoli di lana nel colore che preferite, del filo in tinta, un ago, del feltro in un colore abbinato, un pettinino e delle forbici. Per prima cosa dobbiamo capire le dimensioni esatte della nostra parrucca, quindi misuriamo la lunghezza dall'attaccatura dei capelli fino alla nuca appoggiando un foglio di feltro sulla testa oppure più semplicemente usando un metro da sarta. Dopodiché ritagliamo dal feltro una porzione della giusta lunghezza e con una larghezza di almeno 4 cm. Perfetto, adesso lasciamo da parte il feltro e prendiamo la lana. Valutiamo la lunghezza idonea per la parrucca a seconda appunto di quanto vorremmo i nostri finti capelli essere lunghi. Io ho calcolato circa 1 metro ed iniziamo ad avvolgere la lana fino ad ottenere una matassa bella consistente. A questo punto appoggiamo la matassa sopra la striscia di feltro ed andiamo ad allargare la lana in modo da ricoprirla completamente, proprio come vedete. Bene. Ora prendiamo ago e filo e fissiamo la lana sul feltro in questo modo. Continuiamo a cucire facendo bene attenzione a fermare tutta la lana fino a che saremo arrivati al fondo della striscia di feltro. Dopodiché ripetiamo la stessa operazione nel senso inverso. E una volta arrivati alla fine annodiamo il filo e tagliamo nell'eccesso. Ok, ora appoggiamo la parrucca sul dorso di una sedia e tagliamo il fondo per renderlo più regolare, proprio come vedete. Poi ripetiamo la stessa operazione anche sull'altro lato. E voilà, fatto!
Procediamo poi cucendo il pettinino sul feltro in modo da poter fissare la parrucca ai capelli e tenerla in posizione quando la indosseremo. Io ho deciso di aggiungere una frangia, perciò ho creato una nuova matassina avvolgendo la lana con una lunghezza di circa 50 cm. Dopodiché ho posizionato la matassina di fronte alla parrucca e l'ho fissata cucendo la parte centrale al feltro in questo modo. Per finire ho regolato le lunghezze della frangia e ho indossato la parrucca acconciandola come preferivo, in questo caso ho optato per le trecce. Perfetto, adesso che la parrucca è pronta dobbiamo passare al prossimo step che è il trucco. Come vedrete si tratta di un make up molto semplice, anche perché io non sono assolutamente una make up artist. Vi mostrerò passo passo come l'ho realizzato, cosa ho utilizzato, perciò passiamo al trucco. Eccoci qua, la mia faccia senza trucco è già di per sé una maschera di Halloween, ma lasciamo perdere, cerchiamo invece di trasformarla nel viso di una bambola di pezza partendo dal primer, che ci aiuterà a creare una buona base. Io ho usato il primer di Fenty Beauty perché è leggero e non troppo siliconico. Dopo aver creato una base per il viso, stendiamo anche il primer occhi in modo da far aderire meglio gli ombretti. Il mio è di Laura Mercier. Ok, ora stendiamo il correttore per coprire occhiaie ed imperfezioni. Io ho usato il Born This Way della Too Faced perché è super coprente. Ovviamente il prossimo passaggio è il fondotinta. Scegliamo il più coprente e chiaro che abbiamo a disposizione. Io ho optato per l'Amazonian Clay Full Coverage Foundation della Tarte. Andiamo a stenderlo in modo omogeneo usando il Beauty Blender e copriamo anche le labbra e tiriamolo verso il collo per non creare troppo stacco. Perfetto, ora sembriamo un fantasma, ma non temete e continuiamo fissando il tutto con la cipria. La mia è di Laura Mercier. È il momento di dedicarci agli occhi. Partiamo creando un trucco leggero. Io ho usato la palette Naked Heat di Urban Decay, che è la mia preferita del momento, e per prima cosa ho steso un ombretto neutro su tutta la palpebra per creare una base. Poi, usando un pennello morbido da sfumatura, ho applicato un colore più intenso nell'incavo della palpebra, proprio come vedete. E l'ho steso anche sulla parte inferiore in questo modo. Per finire ho applicato un ombretto più brillante al centro della palpebra e sotto l'arcata sopraccigliare. Ok, passiamo ora alle sopracciglia che ho definito usando il Goof Proof Brow Pencil di Benefit come faccio ogni giorno. Per creare gli occhioni da bambola di pezza usiamo l'eyeliner. Il mio è il Tattoo Liner di Kat Von D. Lo stendiamo normalmente all'attaccatura delle ciglia e proseguiamo disegnando delle ciglia finte in questo modo. Dopodiché disegniamo delle finte ciglia anche sulla parte bassa dell'occhio, proprio come vedete. Ed ecco il risultato.
A questo punto stendiamo il mascara, scegliamo il più volumizzante che abbiamo a disposizione. Io ho utilizzato il Lash Sensational della Maybelline. Poi terminiamo il trucco occhi applicando una matita chiara nella rima interna inferiore per allargarli ulteriormente. Ok, passiamo alle labbra. Con una matita rossa, la mia è della Rimmel, disegniamo il contorno labbra evidenziando l'arco di Cupido e tenendoci più stretti all'estremità, in questo modo. Ora stendiamo il rossetto rosso, il mio è della L'Oreal. E utilizziamo lo stesso rossetto come blush stendendolo sulle guance e andando ad uniformarlo con un pennello in modo da ottenere le tipiche guanciotte da bambola. Come ultimo dettaglio io ho deciso di disegnare delle lentiggini usando l'ink liner marrone di Kat Von D. E voilà, il trucco è fatto! Perfetto, parrucca pronta, trucco realizzato, adesso non ci resta che completare il nostro look scegliendo degli abiti adatti. Come potete vedere io ho optato per una t-shirt a righe bianche e nere, ho aggiunto un fularino colorato, una salopette molto semplice che avevo già nel mio armadio, dei collant a strisce bianche e nere che secondo me completano alla perfezione questo look. Se non li avete a disposizione potete o acquistarli oppure più semplicemente optare per dei collant a tinta unita ma molto colorati e molto vivaci. Scegliete poi delle scarpe che si adattino a questo look, per esempio delle paperine o come nel mio caso delle scarpe un po' più particolari, e se volete potete aggiungere degli accessori nei capelli come questo fiocchetto che ho usato io oppure dei fiori finti, insomma sbizzarritevi come più vi piace. E voilà, siamo arrivati alla fine di questo video, io spero come sempre che l'idea vi sia piaciuta, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Vi ricordo anche che sul blog troverete altre immagini del costume finito con la lista di tutti i materiali necessari e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Nella info box trovate anche il link diretto al mio blog. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perdervi mercoledì e giovedì gli altri 2 post a tema Halloween e poi vi aspetto qui su YouTube con l'ultimo video di questa settimana venerdì, perciò se non siete ancora iscritti al mio canale fatelo adesso. Ok, siamo arrivati davvero alla fine, come sempre io vi mando un bacio gigante, la bambola assassina vi saluta, buon Halloween a tutti e noi ci vediamo alla prossima!